Haccherini e haccherine, come state? Come va? Eccoci qua con le notizie. Fatemi vedere Spotify, forse lo devo abbassare un po'. Funziona tutto, funziona tutto. Dai, dai. Ciao, dei bye, come stai?
Mi piace un sacco che mandi sempre questa, questo sticker che saluta. Come state? Come state? Sento più la musichetta. Sto sistemando la musica. Però insomma, dai. Perché non la sentivo, quindi dicevo non la sento io perché non c'è più o... No, però c'è. C'è, sono io. Che non la sentivo perché ce l'ho bassa, giustamente. Allora, settimana di Sanremo, lo state guardando o siete team no, io Sanremo non lo guardo? Ditemi. Ditemi pure. Allora, io vi devo dire la verità, non sono fan proprio sfegatata di Sanremo, però diciamo ogni anno c'è qualche canzone carina. Quest'anno in realtà non lo sto seguendo molto. Cos'è Sanremo? Ma come cos'è Sanremo? Il festival della canzone italiana. Poi, cioè, se non avete visto Sanremo, vi siete persi l'intelligenza artificiale di Tim con le papere. Che ovviamente dopo vi faccio vedere. Vedremo. E che poi c'è una riflessione da fare. Però vabbè. Però, insomma, non lo so se state vedendo. Allora, vi stavo dicendo. Allora, in realtà, quando c'era Amadeus, adesso faccio la polemica su Sanremo. Quando c'era Amadeus, mi piaceva di più. Lo seguivo, infatti. L'anno scorso l'ho seguito solo perché mi piaceva la canzone di Willy Peyote. Molto carina. E quest'anno non lo sto seguendo molto, devo essere onesta. E... però non mi stanno piacendo tanto le canzoni. Cioè, ne ho ascoltate poche, quindi non lo so. Cioè, non le ho ascoltate tutte, quindi magari ce n'è qualcuna carina, non lo so. Non lo so. E vedremo. Però insomma, non mi dite se voi lo state guardando, lo prendo come un sì. Chi tace acconsente, no? O come direbbe Paolo Bitta, chi tace tace. Vabbè. Dopo questa, allora, vi faccio vedere la... vediamo se vi faccio vedere, se trovo la... vabbè, stavo vedendo il video di Simone Modiga. Vabbè. Eccolo. Eccolo, l'avevo già cercato già. Eccolo qua. Bello, no? Praticamente, a quanto pare, con l'intelligenza artificiale di Tim hanno trasformato le persone, quindi Carlo Conti e tutti quelli del pubblico, in papere. Ora, c'è stata una polemica del tipo, l'incompetenza, questa... perché è un po' bruttina, cioè, diciamolo. Però c'è anche da dire che questo è in real time, cioè in tempo reale, quindi cioè, non è una roba semplice. Perché tutti dicevano, vabbè, però con l'intelligenza artificiale che c'è adesso potevano farlo meglio. Però, cioè, non si può comparare, secondo me, a un Veo o altri modelli che ci sono adesso dei video, perché quello gli dai un pezzetto e quello ti fa tutto il video, però non è in tempo reale. Poi che è brutto, cioè non è che io dico che è venuto bene, però insomma, cioè non so se ci sono altri modelli che lo fanno in tempo reale, magari migliori, magari voi siete esperti, io non sono esperta di ste robe, quindi non lo so. Però insomma, ho letto un sacco di polemiche su sta roba e quindi... Poi insomma, anch'io quando l'ho vista, perché questa è stata nella prima serata, e anch'io quando l'ho vista ho detto... non proprio bello. Diciamo, non era proprio bello. A sto punto era meglio non applicarlo. Dei bai, hai ragione. Però l'hanno voluto fare, insomma.
Boh, a me sto Sanremo sembra un po' tipo tornato indietro, no? Quindi ci stanno che fanno ste cose un po' cringe. Permettetemi questa parola. Però vi voglio far vedere anche un'altra cosa, però la devo cercare, aspettate, era su TikTok. No, non il mio. Ops. C'era? Quando pensi di aver eliminato... No, stai zitto. C'era questo utente che praticamente faceva un video su Firefox. Vediamo. I have to show you something. Allora, praticamente You something. praticamente qui no. I have to show you. A few months ago, I have to show you something. Praticamente qui cosa fa? Questo è il Git di Firefox, dove praticamente qui adesso magari non si vede perché è piccolino, però magari vi metto il link del video in descrizione. Praticamente qui cosa c'è? Questo è un git diff dove praticamente tu puoi vedere la differenza del codice che c'era prima con quello che c'è adesso. Ed è bellissimo che qui, adesso non si legge, però praticamente c'è scritto Firefox venderà i tuoi dati? E la risposta che era qui era scritto no, Firefox non venderà mai i vostri dati e poi bla bla bla, una roba così. E adesso è stata cancellata. E quindi è come per dire, tipo, vabbè, adesso li vendiamo allora. Però attenzione, Firefox qui ha commentato e gli ha detto no, noi non li vendiamo i dati personali. Privacy è lo standard qui. E quindi è simpatica questa cosa. Mi ha fatto ridere. E non avevo notato che Firefox gli aveva risposto comunque, quindi ancora più bello secondo me. Però insomma, ve lo volevo far vedere. Molto simpatico. Intanto vediamo. Oggi per rialzare il mio computer non ho messo un cosino traballante, ma ho messo tipo un libro sottile, quindi non è più tanto traballante, ecco, perché l'altra volta era un po' troppo traballante. Però forse ho trovato come si chiama? La base di raffreddamento. Perché il mio problema è che io ho un 13 pollici e tutte le basi che vedevo erano da 14 a 18 o più grandi. Invece, però, forse ne ho trovata una per i 13 pollici, quindi non so. La sto guardando, vediamo un po' se prenderla, devo informarmi un po'. Giusto per informarvi sulle mie disavventure. Altra notizia bella. Oggi c'era il sole, quindi sono felice. Cioè, sono felice, ma sono anche triste, perché poi mi sono arrivate le tasse da pagare. Quindi sono super triste per questo. Cioè, oggi ero felice, dicevo, che bella giornata, proprio bella, che c'è il sole, non fa troppo freddo. Così. Poi stasera ho visto che avevo una lettera ed erano le tasse e ho detto, oh no. E adesso voglio morire. Giusto per raccontarvi la mia giornata, dai. Le mie disavventure. Però dai, felice che il mio computer non sta esplodendo ancora adesso, però insomma c'ha solo il browser OBS e Spotify, che non sento più. È morto. Ah no, c'è. Esiste ancora OBS, bene. Vabbè. E adesso iniziamo con le notizie. La prima notizia di cui magari avete già sentito parlare è Ciao One Last Astronaut. È la fantomatica truffa della ballerina. Magari ne avete già sentito parlare, se ne anche questo ho parlato un po'.
E praticamente cos'è? Praticamente su WhatsApp sta girando un messaggio che dice, era da qualche parte, questo simile messaggio, a me non è arrivato purtroppo perché mi sarebbe interessato analizzarlo, però insomma praticamente arriva sto messaggio che chiede di votare per un sondaggio la figlia di un'amica che appunto fa la ballerina e quindi potrebbe vincere una borsa di studio. E praticamente arriva sto messaggio su WhatsApp e quando si apre arriva una pagina così, dove praticamente, che poi è ben fatta pure, guardate che carina, pure cioè, adatta a cosa si sta dicendo. E praticamente arriva, quando voi cliccate il link, vi mostra questa pagina web in cui appunto dice seleziona la ballerina che vuoi votare. Quindi voi cliccate quale volete votare, che poi insomma votate una ballerina senza neanche vederla ballare. Però vabbè, sono bambini quindi ci sta, però va bene. E praticamente voi premete vota e vi appare quest'altra pagina che vi dice per votare dovete però autenticarvi. E vi chiede appunto il numero di telefono. Vi chiede il numero di telefono per appunto dire, dimostrare che siete voi che state votando. E poi insomma vi chiede anche il codice che vi arriva al telefono. Praticamente la truffa qual è? Vi fa credere che questo codice sia fatto per poter votare e per appunto autenticarvi con il vostro numero di telefono. In realtà dietro c'è una roba molto interessante ma molto pericolosa, perché l'hackerino dall'altra parte in realtà ha utilizzato WhatsApp e aspetta il vostro codice per poter autenticarsi con il vostro account. Praticamente cosa succede? Voi quando collegate un nuovo dispositivo, tipo un nuovo telefono a WhatsApp, vi si appare quella, tipo sul web per esempio, vi appare quella schermata che vi dice inserisci il numero di telefono e poi inserisci il codice che vi arriva per SMS, via SMS. Quindi cosa fa? E poi ovviamente una volta messo il codice voi potete autenticarvi. Qui qual è la cosa? L'hackerino ha pronto il WhatsApp web, per esempio, con il vostro numero. Quando voi premete vota, quello fa in modo di autenticarsi, quindi di chiedere un codice con il vostro numero e a voi arriverà il messaggio con il codice. Quando voi lo inserite in questa pagina web, il codice viene rubato dall'hackerino e inserito nel suo WhatsApp web. E quindi si autentica con il vostro numero. E quindi poi cosa succede? Una volta entrato con il vostro numero, inizia a mandare dei messaggi a tutti i vostri contatti, perché chiaramente avendo accesso al vostro WhatsApp riesce ad accedere anche ai vostri contatti. E quindi inizia a mandare messaggi con il vostro numero chiedendo soldi alle persone che conoscete. Quelli chiaramente... o magari un altro messaggio con la ballerina, così rubano altri account. Quelli ovviamente si fidano, perché il problema di questa truffa è che non viene da un numero sconosciuto, cioè vi arriva un messaggio da un numero che voi conoscete e quindi è ancora più subdola, perché voi vi fidate di quel numero. Cioè voi dite, se mi arriva un messaggio da mia madre che mi dice vota la ballerina, io magari ci credo, rispetto a mi arriva un numero dalla Tunisia che mi chiede di votare una ballerina. Lì dite, che sta succedendo? Cioè, capite? E poi la cosa anche interessante è che non avviene solo col codice, ma avviene anche col QR code.
E in questo caso si parla di QRL jacking, cioè Quick Response Code Login Jacking, dove praticamente non vi interessa niente, non ce ne frega niente di questi nomi, però praticamente, praticamente è l'hackerino crea il codice QR code a caso che clona il QR code di WhatsApp per appunto accedere. Avete presente che quando voi andate su WhatsApp web potete collegarvi con il QR code, basta scansionare il QR code e vi potete collegare al vostro account. In questo caso il codice QR code, il codice QR, non è quello di WhatsApp reale, cioè voi quando lo scansionate in realtà stai autorizzando un altro computer a collegarsi al vostro account. Quindi voi pensate sto per votare la ballerina, ma in realtà state autorizzando un altro computer. E questo si chiama ghost pairing, proprio perché è un fantasma. Cioè, perché a differenza del furto tramite SMS, quindi con il codice che vi arriva tramite SMS, qui il telefono non si disconnette. Ma tu continui a chattare normalmente, quindi non ti disconnette, ma un altro numero è anche accoppiato al tuo account e al vostro account. E questo è interessante perché mentre con il codice SMS il vostro account viene disconnesso dal vostro telefono, con il QR code e quindi con questo ghost pairing voi continuate tranquillamente ad utilizzare il vostro WhatsApp, a meno che un'altra persona potrebbe comunque utilizzarlo. Quindi voi, cioè una persona che vi conosce, potrebbe ricevere un messaggio da voi senza che voi lo sappiate, cioè, capito? E quindi, e questo diciamo in generale è fatto per collegare, infatti è fatto proprio per collegare più dispositivi. Tipo WhatsApp web, voi lo potete abilitare utilizzando il QR code. Però quello è un QR code ufficiale. Questo invece è un clone fatto proprio per utilizzare il vostro account. Questo perché in realtà quando si scansiona il codice QR di WhatsApp, in realtà il vostro telefono manda dei codici di sessione, tipo delle chiavi, ai server di WhatsApp. E WhatsApp crede che voi state autorizzando il vostro browser. In realtà state autorizzando il browser dell'hackerino. Cioè, è questa la cosa. E comunque, cioè, se vi è capitato, ovviamente andate nelle impostazioni e andate a vedere i dispositivi collegati. Se vedete qualcosa di strano, disconnettete tutto o disconnettete quello strano. Ciao Pollo Laser Gamers. InIDN, è successo anche a me, una figata pazzesca. Allora, è bello come attacco, però poverini chi è stato vittima, non lo so. Infatti un ragazzo che conosco mi aveva scritto, mi aveva chiesto: ma mia madre è arrivato sto codice, sto link, ci ha cliccato e ora le persone ricevono messaggi da parte sua, ma non è lei che li manda. Ed era questo. Aldo, se mi ascolti, ti avevo detto che lo studiavo e che andavo a vedere. Eccolo, è questo. Perché poi non gli ho più scritto. Sparita. Però no, l'ho fatto, ho fatto i compiti. Quindi, qual è la cosa? Ovviamente non si deve mai cliccare sul link che non conoscete. Cioè, se vi arriva un messaggio... Ora, purtroppo qui non si vede il link, però... Cioè, questo è pure complicato, nel senso, anche non cliccare il link è difficile, no? Perché comunque, se ve lo manda un amico, voi vi fidate. Però, cioè, dovete diffidare, cioè... Se vi chiedono codice, magari voi cliccate sul link, no? E va bene, cliccate sul link. Però una volta che vi arriva, che vi dice dovete autenticare il vostro telefono, state attenti, quei codici non si mandano non si danno a nessuno, cioè ve li dovete tenere voi.
anche il QR code, state attenti perché del QR code è ancora più difficile capire cosa c'è dietro. Cioè lo potete fare perché comunque questa è anche una tattica di ingegneria sociale, no? Il phishing. E potete, diciamo, analizzare, vedere l'URL che quel QR code punta, a cui quel QR code punta, però insomma, cioè, non li scansionate così a cuor leggero, cioè, ovviamente se siete in un ristorante e il menù è quello, controllate l'URL, però se è nel bagno pubblico, cioè, no, non lo scansionate. Anche qui, se vedete un QR code, state attenti, cioè, ok? State attenti, insomma. Perché finché cliccate il link non è tanto un problema in questo caso specifico, chiaramente. Cioè, se vi arriva un link da qualcuno che non conoscete, non ci cliccate se non vi aspettate un link. Però in questo caso, anche se voi cliccate, per come ho capito io la vulnerabilità, la truffa, anche se voi ci cliccate, non succede niente, perché finché non scansionato, non mettete un codice, quelli non fanno niente. E quindi, insomma, questa era la truffa della ballerina. Ne parlavano e ho detto, ma perché io non ne potrei parlare? E quindi, insomma, questa è la truffa della ballerina. E, insomma, carina. Devo dire, truffa carina. Però purtroppo chi non ha fatto attenzione magari ci ha perso l'account o ha dovuto fare altro per riprenderselo. Scusate, anche se c'era il sole sono un po' raffreddata, quindi mi vedrete pulire il naso in continuazione. Come sempre, poi ho notato che mi pulisco sempre il naso. Vabbè. Poi, altra notizia, molto simpatica, praticamente il capo della CISA, che è l'agenzia federale statunitense, che si occupa proprio di cyber security, ha caricato dei documenti interni sensibili sulla versione free, credo, di ChatGPT. Ah, quella pubblica, non so se era free. Però quella pubblica, cioè non ce l'avevano messa magari in locale. E quindi appunto questo Madhu Gottumukalla, scusate, ovviamente non lo so pronunciare, ha caricato questi documenti e secondo alcune fonti che dicono qui si tratterebbe di comunque contratti interni che comunque non sono classificati come top secret, ma che comunque dovevano rimanere privati. E ovviamente l'uso di ChatGPT, quello appunto pubblico, era vietato agli altri dipendenti della CISA, proprio per motivi di sicurezza, proprio per evitare che magari qualche documento sensibile venisse caricato. Però a quanto pare il capo ha ottenuto un'esenzione specifica per l'uso di ChatGPT e quindi l'ha potuto utilizzare e a quanto pare ha caricato dei documenti interni e chiaramente il caricamento di questi file ha poi fatto scattare comunque dei sistemi di monitoraggio automatici del governo, perché chiaramente ci sono comunque dei sistemi automatizzati che vanno a vedere se voi state diffondendo dei documenti sensibili, no? Anche le banche lo utilizzano. Non mi ricordo ora come si chiamano nello specifico, però ci sono questi strumenti. E quindi questo ha fatto scattare degli allarmi e hanno visto che appunto c'era stata questa diffusione, questo caricamento di dati. Che poi se non mi ricordo.
Mi pareva che all'inizio l'aveva... No, però forse non mi sbaglio. Vabbè. Però è proprio interessante sta cosa. Oltretutto le versioni pubbliche di questi sistemi come ChatGPT utilizzano questi dati per addestrare appunto il modello. Quindi cioè questo tizio ha messo questi dati che comunque privati, perché dovevano essere privati, sensibili, per... non si sa perché li ha messi, magari si scocciava a leggerli, non lo so. E saranno utilizzati comunque per addestrare ulteriormente il modello, quindi molto interessante. Comunque un vero genio questo. Cioè, poi oltretutto c'è il capo della CISA, è direttore ad interim della CISA, che comunque è di sicurezza, quindi però insomma succede, cioè ci sono ste cose, questa è anche l'opportunità, perché certe volte, no, chi fa sicurezza non sempre è attento a tutto, quindi non... Certe volte si scoccia pure chi fa sicurezza, sbagliando, chiaramente, però succede. E poi altra notizia, diciamo, questa è più così, per parlarne, ne avevo parlato un po' la volta lunedì, perché mi avevano chiesto di questa cosa, che è praticamente cosa è successo, un po' c'è stato preoccupazioni nella sicurezza informatica, perché c'è stato un annuncio di Anthropic, che è l'azienda che ha creato Claude, dove praticamente dicevano di aver aggiunto una nuova funzionalità che si chiama Claude Code Security, in cui praticamente va a analizzare, a scansionare le vulnerabilità dei sistemi. E ciao Giuseppe. La cosa qual è? Poi c'è stato proprio un po' come dice qui AI Apocalypse, bellissima. E praticamente cosa è successo? Nei mercati azionari ci sono stati dei crolli in borsa di aziende di sicurezza tipo come CrowdStrike o altre aziende, perché c'è stata questa discussione del fatto che grazie all'intelligenza artificiale, quindi grazie a questo Cloud Code Security, gli altri programmi di sicurezza non saranno più utilizzati e quindi saranno inutili, proprio perché c'è l'intelligenza artificiale che trova tutte le vulnerabilità del mondo. In realtà non è proprio così, perché in realtà questo Cloud Code Security va a analizzare il codice di un programma. Quindi, per esempio, se si ha il codice su GitHub, che è appunto un repository, diciamo un archivio dove si mette il codice anche per collaborare con altri, Cloud Code Security, qui come si chiama lui, va a vedere questo codice e va a vedere se ci sono appunto delle vulnerabilità. Chiaramente questo è molto utile, perché se si riesce a trovare la vulnerabilità ancora prima di rilasciare, no, il sito web, cioè renderlo pubblico, chiaramente poi dopo non avrai più vulnerabilità. Però questo non vuol dire che le sistema, perché uno ti può suggerire comunque una soluzione per risolvere il problema, però comunque a volte fanno codice che non è proprio corretto. Quindi potrebbe o non essere corretto e quindi non far funzionare poi il sito web o il programma o quello che è, oppure potrebbe creare altre vulnerabilità. Cioè, non è detto, perché comunque sono sempre intelligenze artificiali, sono state create utilizzando codice di qualsiasi persona, pubblico, eccetera. E oltretutto la Cloud Code Security chiede se può modificare il codice. E qui comunque l'umano deve sempre essere
capace di capire cosa sta facendo questa intelligenza artificiale per accettare il codice, le modifiche. Quindi, cioè, non è che va a sostituire tutti gli strumenti di sicurezza che ci sono. Cioè, questa è stata proprio... Cioè, non so come sia nata, sinceramente, però non è corretto. Cioè, questo è uno strumento più simile a Sneak, non so se lo conoscete, dove praticamente questo è proprio un programma dove utilizzato per analizzare il codice. Quindi, ok, è già più simile a questo. Quindi magari alcuni potrebbero pensare di utilizzare Cloud Code Security invece di questo. Però dipende, perché comunque anche loro adesso hanno dei componenti con l'intelligenza artificiale, delle funzionalità con l'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, non è come si dice. Oltretutto ci sono anche altri strumenti tipo di Google o di Microsoft che fanno sta cosa, cioè non sono i primi ad averla creata, tipo OpenAI sta testando Aardvark, ne avevo parlato in qualche Cyber News, dove praticamente anche loro vanno a testare il codice. Google ne ha altri tool che fanno la stessa cosa, quindi cioè non è il primo, insomma, cioè quindi non so perché è nata questa questa roba che finirà il mondo, cioè che finirà la sicurezza, non lo so. Oltretutto, diceva questo articolo che comunque non è chiaro anche quanti falsi allarmi possono trovare strumenti come questi. Perché se magari io ti do il codice e tu mi dici, guarda, tu Claudino, mi dici, guarda, ho trovato questa vulnerabilità, però poi non è veramente una vulnerabilità. Non lo so, magari tu mi crei vulnerabilità, poi, no? Perché magari vuoi sistemarmela, cioè... non so se è chiaro. Magari mi vuoi sistemare la vulnerabilità che in realtà non è una vulnerabilità, però mi crei una vulnerabilità. Quindi, insomma, sono ancora da testare queste cose, cioè... Per quanto comunque anche Cloud Code mi dicono che comunque funziona molto bene, però comunque bisogna sempre fare attenzione, cioè non è che puoi accettare una modifica fatta così senza controllare, capito? Cioè, poi dipende, se è un tuo progetto personale, secondo me puoi fare quello che vuoi. Però se è un progetto di una banca con dei clienti, io lì farei attenzione. Cioè, uno, perché prima di tutto stai esponendo il tuo codice, che non è una bella cosa. E due, se succede qualcosa, poi i tuoi clienti non possono magari accedere ai loro soldi, cioè comunque crei un danno anche reputazionale. Quindi insomma, non lo so, bisognerebbe fare un po' di attenzione. Sicuramente un aiuto è utile, però insomma non è tutta sta roba che avevano detto. Quindi, giusto per fare un po' di polemica anche qui. Però mi piace questo AI Apocalypse, bellissimo. Non lo so cosa ne pensate voi. Ditemi pure. No, intanto... Quindi, insomma, anche qui. Ah, vedete, lo diceva infatti qui di OpenAI e roba. Vabbè. Vabbè, poi qui dicono, secondo loro, Cloud Code Security è context aware, cioè va a vedere il contesto e non del
del codice e non va soltanto a fare un'analisi del codice statico, cioè che non sa cosa sta facendo. Però, cioè, sì, cioè aiuta questo, però ritorniamo sempre allo stesso punto, insomma. Però vabbè. Poi, altra notizia. Praticamente qui è stato creato, sempre per l'intelligenza artificiale, adesso capirete, è stato creato questo GeoSpy, che praticamente è un programma basato sull'intelligenza artificiale che va a geolocalizzare automaticamente le immagini. Cosa vuol dire? Praticamente se io ho un'immagine, tramite una foto, per esempio, una foto di me in strada, tramite i segnali stradali, le strisce che ci sono sulla strada, contesti intorno a me, io posso capire dove mi trovavo. Questo vuol dire. C'era un... non mi ricordo se è su TikTok o YouTube, ora non mi ricordo, una persona che faceva sta roba, ed era bravissimo, cioè non mi ricordo più come si chiama, mannaggia, me lo dovevo trovare. Ah, non mi ricordo, però è bravissimo, praticamente voi gli mandate un'immagine e lui trova dove è stata scattata sta foto, è bellissimo, mi piace un sacco. Ed è anche per questo che le foto... tipo, per esempio, anche per questo i tour di casa non si dovrebbero fare, perché c'era The Cyber Mentor che faceva un video su questo molto interessante, dove c'era praticamente un influencer che faceva il tour di casa sua e tramite quelle immagini si poteva trovare esattamente dove era la casa. Perché che ne so, tu girando magari riprendi fuori, poi magari avevi il giardino, quindi riprendevi il giardino e quindi si riesce a trovare dov'è casa di questo influencer. E quindi questo è ancora male, perché cioè se una persona privata, cioè nel senso una persona normale, non un influencer eccetera, trova dove abiti e magari, non so, magari te la ritrovi o te lo ritrovi sotto casa... E boh, cioè, comunque è sempre meno privacy, no? Cioè, magari poi non dice niente, non fa niente, però, cioè, comunque la tua privacy viene meno. E quindi questo è un programma per questa geolocalizzazione, appunto questo GeoSpy. Ok, try demo. No, non lo voglio provare. No, non lo volevo provare. Visto che c'è la demo, facciamo demo 1. Dai, vediamo. Allora, a quanto pare, vedete, c'è questo bosco, che comunque sarebbe difficile da trovare, perché voglio dire, difficile almeno per me, dice che secondo questo programma si trova qui. In Cile. Comunque è difficile, chiaramente. E quindi praticamente questo algoritmo comunque che c'è dietro, questo modello che c'è dietro, è stato addestrato su milioni di foto e quindi osserva i dettagli che magari per me, persona che un altro po' non nota nemmeno le persone che la salutano, appunto non notano. E quindi che ne so, come vi dicevo, magari vedono lo stile degli edifici, della foto, o se ci sono dei monumenti, o le strade, o il tipo di vegetazione, o robe così. Che comunque ci sono guide online che spiegano tutte ste robe, però chiaramente è difficile per una persona, nel senso, se non lo fai, non ti alleni, magari è complicato, no? E questo si chiama OSINT, cioè appunto Open Source Intelligence. Praticamente tramite la raccolta di dati si riesce a capire
qualcosa. In questo caso, per esempio, qui dice che raccogli, per esempio, l'analisi, raccogli i documenti per fare un'analisi di informazioni appunto accessibili per trovare informazioni su una persona, magari. In questo caso, appunto, vai a trovare informazioni su dove era quella persona in quel momento quando ha scattato la foto. E quindi questo non richiede competenze specifiche, perché basta caricare una foto e scoprire e ottenere le coordinate. Quindi, cioè, questa cosa mi fa un sacco paura, perché se uno si fa una foto e la pubblica sui social, magari uno la prende e sai dove è stata fatta. Ovviamente gli sviluppatori che hanno fatto questi sistemi dice che comunque potrebbe creare dei falsi allarmi e quindi non è una prova definitiva. E anche prima era open source, quindi gratuita, adesso, siccome comunque c'è stato un grande interesse su questo strumento e anche ci sono anche potenziali rischi, ve l'ho detto, cioè io posso postare una foto su Instagram, qualcuno la prende, la carica e sa dove l'ho scattata. E quindi, siccome ci sono questi rischi comunque non banali, l'hanno chiusa e quindi c'è una licenza a pagamento, però è già utilizzata per esempio da agenzie governative per le indagini. Però insomma non lo so, perché comunque è particolare. Oltretutto, no, vi avevo parlato un po' di tempo fa che le foto hanno dei metadati, che sono delle informazioni dentro la foto stessa, che dice, per esempio, se voi non li disattivate, magari potrebbero dire dove è stata scattata, a che ora, eccetera. Chiaramente i social come Instagram rimuovono queste informazioni, però comunque questo tool, questo strumento potrebbe comunque trovare le informazioni, perché appunto fa un'analisi della foto, non fa un'analisi su questi dati. E quindi insomma, non bello. E adesso mi sono un po' pentita di avervelo detto, perché non è proprio bello. Poi altra notizia bellissima questa. Probabilmente avete sentito parlare di Paragon, ci ho fatto anche un video a riguardo, e che è praticamente uno spyware, cioè un tipo di malware che spia i dispositivi in cui appunto viene messo questo malware. La cosa interessante qui è che Paragon, cioè in realtà lo spyware, il malware si chiama Graphite. Paragon in realtà è l'azienda. E la cosa bella è che comunque questi spyware, questi malware sono privati, cioè voi non sapete come sono fatti. Solitamente hanno anche una pagina amministrativa dove voi potete vedere le informazioni dei dispositivi che infettate. E chiaramente sono privati, perché essendo malware e essendo comunque cose malevole, non vengono pubblicate, perché se venissero pubblicate potrebbero essere trovate informazioni, e quindi tramite analisi capire magari qualcosa sul loro funzionamento. La cosa bella qui è che qualcuno dell'azienda ha pubblicato questa foto su LinkedIn, dove praticamente ci sono 2 donne o 3, non lo so, e dietro c'è praticamente la pagina amministrativa proprio di Graphite. E questo, facendo un'analisi, ha rivelato alcune capacità di questo malware. Tipo, per esempio, che si vede il nome della persona che stanno monitorando, il numero di telefono, per esempio, che è in grado di andare ad intercettare, per esempio, WhatsApp, Telegram e altre applicazioni di messaggistica.
che magari non permette solo di raccogliere messaggi, ma anche di vedere la cronologia delle attività, tipo non lo so, tipo che è il login o roba così, o magari anche di contatti, e anche che permette la estrazione di queste informazioni. Quindi c'è una roba che comunque dovrebbe rimanere privata, è stata pubblicata solo con un'immagine che poi hanno tolto, rendendosi conto probabilmente di quello che avevano fatto. Però insomma questo ha dato, diciamo, fatto sapere quali capacità poteva avere questo malware, che comunque uno lo può sospettare essendo uno spyware. Però, insomma, è una fuga di notizie interessante. Oltretutto, queste aziende solitamente impongono un contratto di riservatezza, cioè che tu non puoi proprio parlare di queste cose a nessuno. Quindi, insomma, mettere questa foto, no. Ecco. Però, insomma, ha fatto un po' sorridere. Ve la rifaccio vedere. Poi, altra notizia di Chrome. Chrome c'è stata una vulnerabilità in Chrome. Cioè il browser. E a quanto pare è stata proprio sfruttata anche attivamente. E ora, diciamo, cercherò di spiegarvela. Praticamente Chrome alla fine è un programma come tanti altri. E ovviamente per farlo eseguire deve avere il codice, comunque i programmi sono fatti con qualche codice, e deve essere eseguito appunto questo codice. Cosa è successo qui? Praticamente il problema con Chrome è stato l'utilizzo. È stato bellissimo perché parla comunque di una vulnerabilità nel CSS, cioè dell'utilizzo del CSS. E il CSS praticamente è codice per lo stile, cioè, che ne so, mettere questo in blu, o mettere l'immagine qui, o mettere l'immagine di una certa dimensione, tutto questo fa parte del CSS. Cioè, personalizzare come volete questo stile delle pagine. E c'è una regola CSS che appunto è questo font feature values. Ora io non sono un'esperta di queste cose, però praticamente questa regola permette, diciamo, agli sviluppatori di dare tipo delle specifiche su altre funzionalità. Che ne so, qui mettono lo stile, uno stile, lo mettono in questo modo. Ora non so bene cosa si faccia, però diciamo è per personalizzare alcune proprietà dei vostri font. Il font non è altro che cosa usate per scrivere, no? Tipo, che ne so, qual è il Times Roman, come si chiamava? Tipo queste, vedete? Tipologie di scrittura. Se prendete Open Sans, scrivete in questo modo, Google Sans in questo modo, questo Japanese in questo modo, eccetera. E quindi è per andare a personalizzare appunto questo font.
Il problema con Chrome è che chiaramente c'era una funzione non è altro che un pezzettino di codice che fa qualcosa, e c'era una funzione che appunto andava a fare queste cose, cioè a fare queste personalizzazioni, ecco. E ce l'ho trovato. E ve lo cerco di spiegare. E praticamente cosa succede? Voi dovete sapere che in linguaggi come questo, che è C, c'è l'utilizzo di puntatori. No, non scappate, ve lo spiego, ve lo spiego. Praticamente quando c'è questa possibilità, c'è questa possibilità di avere qualcosa nella memoria. Dovete sapere che quando in generale c'è una memoria da qualche parte dove vengono salvati i dati. È un po' come casa vostra dove ci mettete... anzi, pensate tipo alla memoria del computer come una via piena di case. Le case e il dato che voi volete salvare, e il puntatore non è altro che un foglietto dove voi scrivete l'indirizzo di quella casa. Quindi quando voi volete trovare un oggetto dovete prendere il foglietto con l'indirizzo di casa e andare in quella casa per prendere quell'oggetto. Il puntatore è la stessa cosa, praticamente il programma utilizza la memoria, che c'è un qualche dato che gli serve, e c'è questo puntatore che praticamente punta a questo pezzetto di memoria che contiene l'oggetto. Non so se è chiaro. Ho cercato di semplificarlo, insomma. Ditemi. Io non vedo niente in chat. Lo prendo come un va bene, abbiamo capito tutto. So, ditemi voi. E praticamente qui la vulnerabilità è di tipologia use after free. Cioè usa dopo che la liberi. Perché cosa succede? In questo caso Chrome crea appunto questa casa per contenere i dati dei font e scrive l'indirizzo su un foglietto, quindi il puntatore. A un certo punto però, per qualche motivo, Chrome decide che quei font, quelle personalizzazioni non gli servono più e quindi distrugge questa casa, distrugge quindi l'oggetto. Però si dimentica di eliminare il foglietto e quindi il puntatore. Quindi esiste ancora questo puntatore che punta ad una memoria che però è vuota. Quindi, per tornare all'esempio della casa, io ho questo foglietto che dice via Roma, però lì non c'è nessuna casa, ok? Quindi io se vado ma non c'è niente. Quindi in questo caso, in questi attacchi cosa succede? Un hackerino potrebbe mettere al posto di quella casa, quindi al posto dei dati che c'erano prima, un codice malevolo che fa qualcosa di brutto. E il puntatore sta ancora puntando a quella casa. Quindi, se quel puntatore poi viene utilizzato di nuovo, andrà a prendere il codice malevolo che ha messo l'hackerino. E quindi, insomma, viene eseguito del codice malevolo invece di quello che doveva essere caricato, insomma. E qui praticamente fa questo. Ora ve lo faccio vedere. Praticamente il problema è che questo qui è un puntatore che viene passato da qualche altro oggetto, diciamo così. E vedete qui praticamente
qui viene utilizzato questo puntatore. E poi da qualche parte viene pure eliminato. Ecco qui. Questo poi viene eliminato. Appunto non vi sto qui a dire esattamente che cosa fa, però qui viene eliminato per qualche motivo. E quindi una volta eliminato però questo puntatore ancora esiste, quindi se qualcuno lo userà dopo, per esempio qui ancora viene utilizzato, ovviamente caricherà il codice malevolo dell'hackerino. Ovviamente è stato sistemato subito, quindi se non l'avete fatto dovete aggiornare il vostro Chrome. E come è stato sistemato, invece di andare a usare il puntatore che gli veniva dato, vanno a copiare, a muovere, diciamo, il puntatore, cioè i dati, insomma. Perché qual è la cosa? Cioè, il problema qui è anche che il puntatore ha una proprietà. Cioè, se io creo un puntatore, quella proprietà è mia. Se poi qualcuno lo usa, la proprietà sta comunque a me. Quindi, quando... E quindi io dopo che uno lo usa, io magari lo uso e ovviamente c'è codice che non doveva esserci. Copiandolo invece, copiando proprio i dati... Io sto prendendo la proprietà di questo puntatore e quindi se qualcun altro lo vuole usare non potrà utilizzarlo. E quindi appunto se io lo elimino verrà eliminato. E quindi dovete aggiornare alla versione... a queste versioni, se avete Windows o Apple o Mac, volevo dire, o Linux. Insomma, aggiornate. Potete farlo tipo, andate nell'about e lo aggiornate. Insomma, quindi aggiornate. Poi, altra notizia sempre di Chrome. È bellissimo Chrome, sempre Chrome. Innanzitutto io uso Chrome. Quindi chi meglio di me? Però no, questa in realtà è un'estensione. Chiamata, questa. CL Suite by CL Masters. Dove praticamente si fingeva uno strumento di produttività, tipo di supporto per Meta Business Suite, per appunto la gestione di account aziendali su Facebook, Instagram e robe così. E praticamente che faceva? Si fingeva appunto uno strumento valevolo, però in realtà andava ad esportare utenti e a rubare anche i codici di autenticazione a 2 fattori. Infatti inviava segretamente ad un server esterno, quindi ad un PC che stava chissà dove, i dati di fatturazioni, le configurazioni di pagamento, dati magari proprio di questo business suite, ma anche i SID dell'autenticazione a 2 fattori. Ora, quando voi create un'autenticazione a 2 fattori, praticamente, ovviamente se ne volete sapere di più, ho fatto un video su questo, però praticamente cosa succede? Quando voi attivate questa autenticazione a 2 fattori, il server tipo Facebook o Google genera una chiave segreta che appunto si chiama SID. E quindi quando voi inquadrate il QR code, in realtà state inquadrando questa chiave segreta.
E questo SID è l'unico, diciamo, ingrediente che serve per generare il codice. Perché cosa succede? Quando voi andate a generare il codice di autenticazione a due fattori, tra voi e il server non c'è uno scambio di queste informazioni, perché tutto viene creato tramite questo SID e tramite la data in cui è stata creata. Infatti il codice di autenticazione a due fattori cambia ogni 30 secondi, proprio perché è il calcolo, si fa un calcolo matematico basato su questa chiave segreta e sull'orario attuale. Cioè loro, sapendo che il codice cambia ogni 30 secondi, possono andare a generare il codice di autenticazione a due fattori in modo autonomo. Infatti voi sul vostro telefono lo scaricate sul vostro telefono, il server lo scaricherà sul server, ma non c'è una comunicazione tra i due, perché loro hanno queste informazioni e possono generarlo in maniera automatica. E quindi, andando a rubare questo SID, questa chiave segreta, gli hackerini possono creare accessi validi all'infinito, perché chiaramente hanno questa chiave e possono quindi creare altri codici. Oltretutto possono anche cioè possono accedere tranquillamente all'account della vittima senza avere bisogno del dispositivo fisico della vittima, perché comunque hanno questo codice e quindi possono generarli in modo autonomo. E chiaramente questo è un problema, perché essendo questa estensione utilizzata per comunque cioè ci sono comunque robe collegate a roba di business, no? Cioè tipo robe di pubblicità dell'azienda, robe così. Ci sono anche magari collegate carte di credito, conti correnti, e quindi insomma sono informazioni non proprio belle da essere mandate a qualche hackerino. Quindi insomma, ovviamente se si utilizza questa estensione, chiaramente bisogna toglierla. Però infatti dice qui che questi dati vengono mandati a questo server. Però chiaramente toglietela e ovviamente andate a vedere le sessioni attive dei vostri account e rimuoveteli. Reimpostare la password anche, dovete cambiarla così siete sicure, e ovviamente rigenerare l'autenticazione a due fattori, così quel SID non sarà più utilizzato, ma ce ne sarà uno nuovo, una nuova chiave segreta. Poi altra notizia, anche questa molto, molto bella, devo dire. Che riguarda i password manager cloud. Non so se voi li utilizzate, io non li uso, non mi ispirano, non mi sono mai ispirati. E cioè i password manager sì, ma non nel cloud. Tipo io ne uso uno in locale, sto bene così. Praticamente qui c'è stata una ricerca da alcuni ricercatori dell'ETH di Zurigo. Mi sento coinvolta. No, scherzo, non è vero, non c'entro niente io. Dove praticamente sono andati ad analizzare alcuni password manager che utilizzano il cloud. Nel dettaglio utilizzano tipo Bitwarden, OnePassword, Dashlane. Non so se li avete mai utilizzati o li conoscete. Però insomma sono andati ad analizzare questi
questi programmi e hanno scoperto alcune vulnerabilità che potrebbero avere questi sistemi. Chiaramente loro hanno fatto lo studio su questi 3, però è applicato a tutti i sistemi di password manager cloud, perché comunque il concetto poi è lo stesso, cioè non sono fatti diversi. Praticamente cosa succede? Il password manager nel cloud semplicemente salvano le vostre password, comunque non so come le salvano adesso, spero cifrate, comunque nel cloud. Quindi sono salvate nel server di qualcun altro. Il cloud è sempre quello. E cosa hanno scoperto? Hanno fatto varie analisi e per esempio in Bitwarden hanno scoperto che un server malintenzionato, quindi magari preso da qualche hackerino, poteva iniettare del codice malevolo nell'estensione del browser dell'utente. Perché qual è la cosa con questi sistemi cloud? È che se qualcuno prende l'accesso ai sistemi, a questi server, potrebbe fare qualcosa. Perché cioè non è un programma che gira sulla vostra macchina e qualcuno deve entrare nella vostra macchina. È comunque un sistema ovviamente protetto, non sto dicendo che sono dei pazzi e li lasciano non protetti. Chiaramente sono protetti, però può capitare che succede qualcosa e i vostri dati sono esposti, come comunque è già successo con LastPass, che c'è stato appunto un data breach nel 2022. Praticamente gli hackerini rubarono appunto alcune cose e riuscirono a trovare la password centrale di questi password manager degli utenti. Perché voi dovete sapere che questi password manager memorizzano le vostre password, però poi c'è una password generale che serve ad accedere a questi password manager e quindi a decifrare poi le vostre password. E scoprendo la password generale potete accedere ovviamente a tutte le password che sono state salvate. Quindi quindi nel 2022 era successo questo con LastPass, che è un altro appunto password manager online. Però in questo caso è diverso, perché in questo caso si parla di potenziali si parla di accedere potenzialmente ai server in cui sono salvati questi sistemi. E per esempio con Bitwarden è stato possibile dimostrare che se qualcuno accede ad un server può appunto iniettare del codice malevolo nell'estensione che poi sarà utilizzata dall'utente, perché si può utilizzare anche come estensione nel browser. Quindi una volta dentro lo script, questo codice malevolo, poteva rubare questa password generica mentre l'utente la digitava e chiaramente poi poteva decifrare tutte le password che c'erano salvate. Per esempio in OnePassword, che è appunto un altro strumento, si era trovata una vulnerabilità che permetteva nel modo in cui l'estensione comunicava con il server e quindi poteva lasciare cioè il server e questa estensione comunicavano alcune impostazioni che servivano poi all'estensione. Quindi un hackerino poteva manipolare, se si metteva nel mezzo, poteva manipolare queste impostazioni di sicurezza dell'utente del cloud e ovviamente cambiare le impostazioni poteva renderlo vulnerabile. Oppure c'era un'altra vulnerabilità che è ancora più interessante perché praticamente questi password manager molto spesso scaricano parti della loro interfaccia, no? L'interfaccia non è altro che, per esempio, questo browser che noi vediamo la scritta in questo modo, magari c'è un bottone da qualche parte. E praticamente questi password manager molto spesso scaricano la loro interfaccia, quindi appunto i menu, i pulsanti, eccetera, direttamente dai server ogni volta che si aprono.
Questo appunto è fatto per rendere l'estensione più leggera e scaricare le informazioni solo quando si ha effettivamente bisogno, cioè quando l'utente effettivamente la utilizza. E quindi i ricercatori in questa appunto ricerca hanno dimostrato che un server compromesso può inviare all'utente una falsa finestra di login, per esempio, o per esempio un falso pulsante con aggiorna la password generale. L'utente crede di magari interagire con il password manager in modo sicuro, ma in realtà sta inserendo per esempio la sua password manager, la sua password generale, quella centrale, e la sta mandando all'hackerino di turno. Quindi cioè, interessante. E poi un altro dettaglio anche è la condivisione, perché questi strumenti permettono anche di, questi strumenti online chiaramente, permettono anche di condividere un password con un collega, un amico o chiunque, per avere tipo delle chiavi di gruppo. Non so se magari voi lavorate e magari avete dei sistemi, non so, lavorate in qualche azienda e avete dei sistemi con delle password condivise. Cioè potete utilizzare questa password e accedere, non lo so, ad un sistema che magari deve accederci l'HR, deve accederci il manager e robe così. Ora non mi viene in mente niente, sinceramente. Però ci sono appunto queste chiavi che potrebbero essere condivise, queste password che potrebbero essere condivise. Il problema qui è che i ricercatori in questo studio hanno trovato che questi protocolli, no? I protocolli sono nient'altro che delle regole, diciamo così. Questi protocolli usati per gestire queste chiavi di gruppo, che appunto vanno a proteggere tutte le password, sono così complicati che un server malevolo può aggiungere per esempio un utente fantasma ad un gruppo che magari è stato condiviso in azienda e che potrebbe accedere quindi alle password senza che nessuno se ne accorga, perché appunto questi protocolli sono così complicati che si potrebbe fare. E in questo modo l'hackerino riceve la chiave di decifratura per accedere a tutte le password condivise in quel gruppo e chiaramente quindi passare come se fosse un dipendente legittimo, no? E quindi con questo studio hanno voluto dimostrare che sì, i dati possono essere al sicuro, ma se viene hackerato il server in cui i vostri dati sono salvati, ovviamente i vostri dati sono esposti, molto esposti. E parlando di password, magari voi ci avete salvato parecchie password. Quindi, insomma, non proprio bello. Chiaramente non è così semplice, cioè io vi ho portato questa ricerca perché l'ho trovata molto interessante, però chiaramente non è una roba che prendi e la fai. Ovviamente anche questi server hanno delle impostazioni di sicurezza e sono protetti, però chiaramente può succedere. Per questo a me non piacciono questi password manager online, quindi cioè a me non piacciono. Poi io non li consiglio, ecco. Io uso solo KeePass. KeePass ce l'ho sul computer, che poi anche KeePass ha delle vulnerabilità, però cioè almeno sul mio computer, se vogliono devono prima creare il mio computer per prendere accesso a tutte le mie password. Insomma. E cosa fattibile, però un po' più complicata. Poi altra notizia, questa anche bella, ma bella. Praticamente qui non vi sto dicendo tutte le notizie che ho trovato perché proprio a me sono piaciute un sacco. Alcune in realtà le avevamo scelte con Simone Modiga per fare la live settimana scorsa, poi il mio computer, come tutti sanno, è morto male. E quindi ve le sto dicendo adesso. Però sono molto belle. E qui
molto interessante. Questo è un attacco click fix che però utilizza il DNS. Ora, click fix sono quell'attacco in cui l'hackerino vi fa credere che per lanciare per sistemare un problema che avete dovete magari eseguire un codice che vi dà. Quindi, che ne so, anche questa è una tecnica di ingegneria sociale e praticamente va ad ingannare l'utente mostrandogli un errore finto. Ad esempio, nel browser vi dice che il vostro browser sta per esplodere e che per sistemarlo dovete copiare e incollare quel comando che sistemerà tutto se lo incollate nel terminale di Windows. Chiaramente. Ovviamente non lo fate mai, cioè se vi danno comandi, no, a meno che non conoscete la persona ed è un sistemista o qualcuno che conoscete. Però se vi dicono il vostro computer sta per esplodere, no, fatelo esplodere piuttosto, bravo. No, scherzo, però state attenti, insomma, non copiate e incollare comandi così a caso, ecco. E la cosa interessante qui è che usano il DNS, il protocollo DNS, per scaricare la roba malevola. DNS è un protocollo che permette di convertire l'IP, per esempio l'hostname, il dominio di un sito web in IP, perché il browser non può comunicare con un server se non ha l'IP. Quindi per noi è facile scrivere per esempio google.it, però il browser non sa che è google.it. E quindi il DNS fa questa trasformazione. Questa trasformazione trasforma il sito web, diciamo l'URL, in IP. E qui cosa succede? Se voi vedete questo comando, che poi è il comando che effettivamente è stato utilizzato, qui utilizza questo NS lookup. Questo NS lookup praticamente è il name server lookup, che praticamente è un comando che tutti i sistemi hanno, tutti i sistemi operativi hanno, e praticamente il suo scopo principale è interrogare questo famoso DNS per dargli l'indirizzo IP. Cioè l'NS lookup è praticamente il comando che va a fare la trasformazione di cui vi parlavo. E qui è molto interessante perché cosa succede? Se io adesso vi spiego questo comando, praticamente che fa? Dice esegui nel terminale di Windows questo comando e quindi fa ns lookup di questo indirizzo, dove praticamente questo indirizzo IP è il server dell'hackerino, va ad interrogare il server dell'hackerino e praticamente il server gli risponderà con una frase tipo così. È una frase. Con questo testo. Quindi vedete qui hanno provato a fare questo e il server gli ha risposto in questo modo. Quindi loro che fanno? Dice faccio questo comando gli risponderà questo e poi loro vanno a prendere questo name, cioè appunto questo qui. Questo pipe serve tipo per questa stanghetta dritta, serve per prendere il comando prima e passarla al comando successivo. E qui vanno a cercare appunto questo name e poi insomma vanno a prendersi sta roba
vanno a prendere quella riga e vanno poi a togliere questo name per prendersi solo questo, che è poi quello che vanno ad eseguire effettivamente. Facendo questo do, loro vanno ad eseguire appunto il comando vero e proprio. E qui vanno ad eseguire, a scaricare un malware in questo caso, e lo eseguono sul sistema in cui l'hanno scaricato. Quindi qui, cioè solitamente quando si fanno questi attacchi si va a utilizzare HTTP, cioè il protocollo normale, no? Che noi vediamo quando navighiamo su un sito web, HTTP, HTTPS, eccetera. Qui invece stanno utilizzando una proprietà del DNS per mandare un comando che serve per scaricare un virus, malware. In questo caso vanno poi a installare un RAT, cioè un Trojan di accesso remoto, cioè che si chiama tipo una roba tipo modello RAT, una roba così, non mi ricordo. E quindi poi cosa succede? Ora, il remote access, il Trojan di accesso remoto è molto invasivo perché l'hackerino riesce a prendere accesso al PC della vittima e quindi potrebbe poi controllare il mouse, attivare la webcam, il microfono, vedere cosa si scrive, gestire i file e roba del genere. Quindi è come se fosse proprio seduto davanti al PC della vittima. E questo è molto interessante come attacco perché il DNS rende anche l'attacco difficile da rilevare per sistemi appunto di rilevamento, perché solitamente il DNS viene utilizzato dai siti web normalmente, quindi magari non si controlla o si controlla poco. E quindi insomma è una roba studiata anche per non farsi rilevare. Quindi molto interessante. Quindi giusto per farvi capire, loro che fanno? Vi danno questo comando da eseguire per sistemare un qualche problema che si sono inventati e poi nel comando in realtà va a prendere questo comando qui e vi scarica poi il malware vero e proprio. Ah, modello RAT, ecco come si chiamava. Quindi interessante questa, anche questa molto interessante. Chiaramente poi vi può rubare anche password, superare l'autenticazione a 2 fattori, può fare tante cose. E quindi questo. Poi, altra notizia, anche questa interessante, visto anche una roba nuova. Praticamente si è scoperto questo Prompt Spy, che è il primo malware per Android che integra l'intelligenza artificiale, nello specifico Google Gemini, direttamente nella sua esecuzione. Solitamente i malware tradizionali hanno tipo istruzioni fisse, cioè ce le hanno scritte dentro e sanno che devono lanciare quel comando oppure un altro. In questo caso il malware scatta uno screenshot, fa uno screenshot del telefono che contiene ogni posizione di, non lo so, dei numeri, delle applicazioni e cose così. E poi lo manda a Gemini con un prompt, ovviamente con un comando, che va e gli chiede delle istruzioni per potersi muovere, tipo cosa deve fare. E Gemini risponde con i punti esatti da cliccare per appunto attivare delle funzioni specifiche, come ad esempio il blocco di un'applicazione, per evitarne magari la chiusura, perché magari poi si vuole rubare altri dati.
E quindi tramite l'intelligenza artificiale riescono a trovare cosa fare, cosa far fare al malware per rubare dati o per tipo il PIN o come password, o magari per rubare altre informazioni sensibili, oppure per scaricare dei programmi per avere accesso al telefono. Quindi insomma è interessante perché attraverso l'intelligenza artificiale e attraverso soltanto uno screenshot il malware riesce a capire cosa fare, come continuare l'attacco. Quindi molto molto interessante. E quindi cosa succede? Perché questo va a utilizzare, vedete qui c'è un esempio di richiesta. Perché poi gli viene dato proprio il testo dicendo: tu sei un assistente Android, io ho questa grafica, devo fare questo, dimmi cosa fare. Questo è. E ovviamente Gemini gli risponde. E questo prompt spy abusa dei servizi di accessibilità di Android, cioè quei servizi che vengono utilizzate dalle persone con disabilità per tipo utilizzare il telefono. Perché questi sistemi creano dei livelli invisibili sopra allo schermo e quindi l'utente non riesce proprio a cancellare l'applicazione, perché appunto quando voi toccate il telefono, no? Premete sul telefono per disinstallare l'applicazione, non si riesce perché c'è questo livello sopra la cancellazione appunto dell'applicazione. L'unico modo di cui parlavano qui viene spiegato un po' più nel dettaglio se vi interessa. L'unico modo sarebbe tipo riavviare il dispositivo in modalità provvisoria, dove tipo le applicazioni non del sistema, cioè quelle di terze parti, sono disabilitate e quindi potete appunto disinstallarlo. Questo malware è stato individuato in appunto applicazioni che imitano comunque servizi finanziari, come ad esempio JP Morgan, però qui si chiamava Morgan Arg. Perché puntava proprio alla filiale argentina di JP Morgan. Però insomma ci sono anche tracce di codice in cinese, quindi si pensa appunto che potrebbe essere un qualche gruppo di hackerini cinesi. Però insomma questo ci fa pensare ancora a come l'intelligenza artificiale può essere utilizzato in modo malevolo, no? Dal phishing adesso anche alla creazione di virus e malware, quindi insomma bene ma non benissimo, ecco. Ciao Marco. Le AI per hackerare. Sì, visto che anche ho visto che spesso veniva chiesto, adesso cioè ci sono dei casi e questo è il primo in Android, quindi cioè che poi Android è anche cioè non è come Windows, che magari è un po' più conosciuto, comunque è difficile anche su Windows fare dei malware, cioè devi pensare a tante cose, però ancora di più su Android perché sono sistemi diversi, quindi interessante, ecco. Se si viene attaccati si può chiedere alle AI come fare a difendersi. Sì. Magari con i dati che sono stati utilizzati per addestrare Gemini in questo caso, per creare questi, cioè che gli vengono mandati, no? Questi comandi, sa come aiutarti a difenderti. Può essere un'idea. Potrebbero iniziare a creare le AI per difenderti da
gli attacchi malware fatti con la I. Ciao Simone. Poi, ultima notizia. Lo so, ho detto un sacco di notizie, però cioè, erano bellissime, non potevo... Ne ho tolte alcune, ne ho tolte tipo 2 perché mi sono resa conto che sennò facevo notte. Però alcune le ho dovute tenere. Dovevo tenerle e non potevo eliminarle. E qui praticamente parla di un phishing fisico. Praticamente vengono mandate delle lettere per posta, quindi proprio per posta, quindi cartacee, dicendo che ci sono dei problemi con magari l'autenticazione di quelli che sono i wallet hardware, praticamente di criptovalute, come in questo caso tipo Trezor o Ledger. Praticamente questi hardware wallet sono proprio tipo queste chiavette dove sono tipo dei portafogli per le criptovalute, appunto per custodire le criptovalute in modo sicuro, cioè non le criptovalute, i portafogli, questi wallet, questi portafogli di criptovalute. E qui la cosa è che invece di avere un'applicazione sul telefono si ha questa USB proprio fisica, dove appunto tengono le vostre chiavi per accedere al portafoglio. Ora non voglio andare troppo nel dettaglio, però insomma ci sono delle chiavi che vi faranno accedere ai vostri portafogli. E quindi questa è la cosa che sono messe in sicurezza, perché anche se il vostro computer ha un virus, comunque la vostra chiave sta nel dispositivo fisico, che non è mai connesso ad internet. E Ledger e Trezor sono due aziende famose per questi dispositivi. E praticamente cosa succede? Praticamente, per farvi capire, qui ci sono, in questo USB sono salvate delle chiavi che sono praticamente come il vostro PIN del bancomat. Se voi avete quella chiave potete accedere ai vostri portafogli, giusto per dire. E praticamente qui veniva mandata questa lettera dicendo che c'erano problemi con l'autenticazione e davano anche un QR code per appunto autenticarsi. E praticamente cosa succede? L'utente, vedendo la lettera poi cartacea, si fida e va a scansionare il QR code che redirige l'utente ad un sito di phishing che sembra il sito ufficiale. E il sito chiedeva poi una chiave all'utente, perché praticamente questi sistemi hanno una chiave di recovery, cioè se poi perdete anche l'USB, voi avete questa chiave che potete usare per fare il ripristino dei vostri wallet, quindi dei vostri portafogli, in un'altra chiave USB. Se voi ovviamente date questa chiave a un hackerino, quello può accedere ai vostri portafogli di criptovalute. La cosa qui è come hanno avuto però accesso gli hackerini. Questa è la pagina fittizia, che poi notate bene anche l'URL, qui c'è trezor.bla bla bla per farti credere che è una vera, no? E qui appunto vi chiede di inserire la password di ripristino. E la cosa qui è come hanno ottenuto però gli indirizzi fisici delle case a cui mandare queste dannate lettere. E a quanto pare si ipotizza che forse o si può, magari questi ledger hanno subito magari in passato dei furti di dati, o magari delle applicazioni collegate a che magari utilizza appunto Ledger o Trezor
nei loro sistemi, che magari sono di terze parti, quindi di altre aziende, magari hanno avuto dei furti di dati e quindi appunto hanno preso questi indirizzi. Però insomma è un'ipotesi, non si sa come li hanno effettivamente avuti. Però la cosa qui è che nessuno chiederà mai password nemmeno in modo fisico. Cioè anche qui Trezor e Ledger non chiederanno mai in nessun caso di inserire la vostra chiave, la vostra password di ripristino. E questo si applica a tutto. Nessun sistema vi chiederà di inserire una password di ripristino di qualcosa nel vostro sito, a meno che non ci dovete accedere a quel sito. Però allora in quel caso è diverso. Giusto per dirvi. Se si scopre quale AI sta usando l'hackerino, non si può avvertire l'intelligenza artificiale che lo sta facendo e quindi non collaborare? Un po' estrema come la cosa. Come cosa, difficile da convincere. Ma come fai? Cioè, il problema qui è che non è che l'intelligenza artificiale è una persona. Quella ha un pentolone di parole e quella, in modo molto semplice, va a soltanto predire la parola successiva. Cioè, se voi gli dite guardate che stanno facendo un attacco malware con te, quello va a inserire la vostra frase di nuovo in quel pentolone e vi risponde. Cioè, vi risponde, però non potete convincere, capito? Perché non è... Cioè, questo poi è sempre la stessa cosa, non è una persona, cioè non pensa, cioè va solo a vedere la prossima parola, diciamo così. Però non può farlo, cioè non si accorge. Poi anche questo, cioè, dite, vedete che sta facendo un attacco malware, non sa cosa, cioè, capito? Tranne se ci sono poi dei casi tipo Claude, ci sono stati, no, dei casi in cui si era parlato che quando i sviluppatori hanno minacciato di spegnerlo, Claude aveva chiamato tipo la polizia, però fisicamente non aveva accesso a chiamare, però l'aveva minacciati che chiamava la polizia o che diceva tipo alla moglie che lui la tradiva o robe così. Però sono test fatti in modo anche in sistemi protetti, comunque non è una roba che comunque è un po' con te, cioè non ha accesso a tutti i sistemi, quindi non penso sia fattibile. Sempre guardare la barra dell'URL quando chiedono le password. Sì, esatto, tipo qui dove si deve guardare che qui non è il vero sito di Trezor. Però purtroppo ancora tanti non lo fanno e poi ci sono questi appunto attacchi. Però insomma sì, hai ragione Marco. E quindi questo è tutto, 1000 notizie per voi. E si è fatta pure un certo orario e io vado a mangiare come sempre. E niente, ci vediamo. Allora, ho intenzione di fare altre live, non so bene quando, perché appunto come magari alcuni di voi sapranno, sto studiando per una certificazione e quindi ho detto perché non fare i laboratori in live, così possono essere utili anche ad altri e io quando ve le spiego le imparo. Quindi insomma sto pensando di fare anche queste live molto chill, permettetemi questa parola, e quindi non so, forse mi vedrete il fine settimana in live, vediamo come mi prende. Se no ci vediamo lunedì. Quindi niente, grazie per aver seguito come sempre e buona serata e buon appetito. Ciao.